Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, seconda parte del Q&A, dove parleremo un po' più della pratica, quindi cosa succederà con tutto questo casino nel quale siamo tutti coinvolti nel mondo gare, quindi contratti, sponsor e via dicendo, tutto quello che ha a che fare col mondo motori e soprattutto, data questa situazione, cosa succede? Come al solito vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale e vi piacciono i video, di iscrivervi. È un supporto veramente importante per me, dato che in questo periodo non si riesce a fare molto, quindi un iscriviti è veramente tanto apprezzato, ripeto, se vi piace il canale. Detto questo, sigla e poi iniziamo con questa seconda parte del Q&A. Partiamo con questa piccola chicchetta che volevo dirvi a tempo debito, ma dato che probabilmente salterà tutto, la posso anche dire subito. Leo Drago chiede: hai mai provato una MotoGP? La cosa bella è che quest'anno era in programma di provarla ed è arrivato il nostro caro amico che conosciamo tutti e che ci ha un po' rovinato i piani in ogni modo e in qualsiasi situazione. Purtroppo non si farà, ovviamente non l'ho mai provata e sarebbe stato un evento pazzesco, a meno di stravolgimenti. Quest'anno ci sono cose ben più importanti alle quali pensare, cioè sopravvivere e tirare a campare fino all'anno prossimo, e a quel punto se ne riparlerà, spero. E sulla domanda del ragazzo di prima mi attacco alla domanda di Pierpaolo Gervasi: ora che c'è la pandemia, la tua stagione in moto è compromessa del tutto? Non so se avete già visto il video dove parlavo appunto degli inizi dei vari campionati che ho pubblicato poco tempo fa. In ogni caso lo spiegavo un po' meglio, però sorgono parecchi problemi a ora. Cioè, cosa succede? Nel mio piccolo ho degli sponsor, come sapete bene, ho delle aziende che mi danno una mano con fornitura di materiale per correre, di moto, pneumatici, eccetera eccetera. Bene, al momento non si vendono più moto, non si vendono più gomme, quindi cosa succederà? Avrò ancora un aiuto o no? Questo è un bel casino. Gli sponsor, diciamo, classici, gli unici che non sono in crisi al momento sono gli alimentari, perché tutti noi dobbiamo mangiare, quindi in ogni caso da lì non se ne esce. Però invece tutte quelle aziende che fanno servizi accessori, la prima cosa che fanno quando vedono calare i loro guadagni e devono trovare liquidità è assolutamente e ovviamente chiudere e congelare le sponsorizzazioni. E da che un pilota ha fatto tutti i suoi budget, tutto il suo bel pensiero, ha misurato per bene tutti i costi eccetera eccetera, si ritrova all'inizio della stagione, quando tutto era preparato al meglio, perché con tutti i casini che avete letto, che avete saputo, che vi ho raccontato, avevo trovato una quadra per far girare il tutto, e adesso la situazione è questa. Però ripeto, i miei sono dei problemi rispetto ad altre persone molto limitati. Siamo tutti nella stessa barca, bisogna tenere duro in qualsiasi settore, e quindi è l'unica cosa che si può fare, ragazzi. Come detto già nell'ultimo video, per me sarebbe quasi meglio avere una situazione di blocco totale, per capirci 0 gare, in modo che tutti gli impegni che si sono presi con sponsor, mica sponsor, contratti, penali eccetera eccetera vanno ad annullarsi, perché per causa di forza maggiore, potete ben capire. Invece se si correrà lo stesso il campionato, ma gli introiti saranno molto più bassi a causa di tutto questo casino, è veramente un grosso problema. In ogni caso si lavora e si sta cercando di fare il meglio, quindi teniamo duro. Giuseppe De Marca 316 fa una bellissima domanda, cioè quanto è importante la testa, o meglio, quando è che ti scatta quella molla che ti fa crescere? La cosa divertente è che mi ritrovo dopo 10 stagioni di gare più o meno ad arrivare in certe situazioni di difficoltà, e poi stando dietro a una persona, dietro a un pilota che magari non va neanche più veloce o più lento, ti fa capire un qualcosa. In gara magari dici, mentalmente ti dici non ce la farò mai a fare quella cosa lì eccetera eccetera, in gara la fai e dici ma cavoli, bastava metterla insieme così, no? E quindi ogni volta che si entra in pista si impara. Guardate Valentino, lo dice lui stesso,
mille volte campione del mondo, e dice che ancora oggi deve imparare, deve scoprire quel qualcosa per andare sempre più forte. Ovviamente a una certa arrivi a un'età che puoi imparare quanto vuoi, ma il corpo non te lo permette più di essere tanto performante quanto lo eri un tempo. Ma di sicuro, se avessimo la vita eterna, la giovinezza eterna, si potrebbe migliorare all'infinito. Spalmen Scottex chiede: hai mai avuto paura o timore di salire in moto? Ce l'ho ogni volta. Ogni volta che sta per partire una gara io mi chiedo perché lo sto facendo. Eppure la sensazione di pace e di soddisfazione che hai alla fine della gara, se soprattutto è stato un bel risultato, va a annullare tutta quella tensione e ansia che avevi prima. Però penso che sia anche fondamentale avere un minimo di paura prima di salire in moto, perché è quella che ti fa salvare la pellaccia, quel qualcosa che è quell'istinto naturale che ti permette di non esagerare. Argomento di assoluta attualità, Matteo Mondoni chiede: cosa si prova a correre insieme ai piloti di Formula 1 nel virtuale? È stato un evento pazzesco, cioè io veramente non riuscivo a crederci. Mentre montavo il video dove c'era Matteo Bobbi e Carlo Vanzini che commentavano con il classico Fucsia, ruota, Salvatore di fianco a Sado, chi lo sta per passare. Beh, incredibile, era un sogno e anche questo si è realizzato. A oggi siamo al 26 marzo, che sto registrando un po' di video, ve l'ho detto anche l'altra volta, e sembra ci siano degli altri appuntamenti da poter fare. Speriamo migliorino soprattutto il fatto magari della connessione, che era un po' un casino, o anche gli inviti, perché c'erano dei personaggi che sinceramente lo prendevano come un gioco e ormai i simulatori non sono più un gioco. Ma di sicuro se viene preso per quello che è, quindi una sorta di intrattenimento, è bello, cioè è divertente. La gente era carichissima, il giorno dopo che ho aperto Instagram veramente era esploso, un sacco di miei amici che non seguono i motori erano lì a fare il tifo, quindi veramente tanta roba. Sempre molto attuale, Luca Dalla Chiesa chiede: dove trovi la voglia di fare sacrifici in questo momento difficile? Sono sincero, ogni giorno ricevo chiamate, appunto come vi ho detto prima, da sponsor che quest'anno adesso è un po' difficile, quindi non possiamo mantenere quello che abbiamo promesso, eccetera eccetera. Ti fa scendere la catena, dici cavoli, con tutti i sacrifici che ho fatto, con tutto l'impegno che ci ho messo per colpa di questa situazione e che è fuori dal mio controllo, sta andando tutto a quel paese. È in questi momenti che chi tiene duro e chi ce la fa a passare i momenti difficili, a quel punto riparte ancora più a bomba, perché quelli che non ce l'hanno fatta vengono spazzati via e quelli che rimangono possono ripartire ancora più forte. Ovviamente bisogna veramente tenere tanto duro, per tutti è difficile, però ripeto, chi riesce a resistere in questo momento è chi farà ancora di più il botto appena finito questo casino. Difatti allenarsi in questa situazione è molto difficile, trovare le motivazioni è molto difficile, ma non bisogna assolutamente mollare. E mi raccomando, non fatelo anche voi. Dave De Donato fa una domanda che anche questa mi viene rivolta molto spesso, anche se per chi è nei motori è abbastanza chiaro il perché. Comunque, come mai hai deciso di buttarti sulle moto e abbandonare le auto quando eri adolescente? La verità è che non l'avevo ancora pensato in un senso economico, ma per fortuna l'ho fatto, perché in ogni caso se avessi continuato con le auto avrei finito la mia carriera molto prima. I costi sono esagerati, parliamo, come sempre ho detto, di milioni di euro, non di migliaia. Il passare alle moto mi ha permesso di farlo diventare un lavoro, perché, come dire, le aziende ti possono aiutare fin quando c'è un discorso di costi sostenibile. Dal momento che una stagione in Formula 2 per entrare in Formula 1 costa 1.800.000 euro nel migliore dei casi, capite che è un po' complicato. E comunque in ogni caso sono molto soddisfatto della scelta che ho fatto, perché per togliermi lo sfizio di correre in macchina, grazie appunto a YouTube e al discorso visibilità, ne ho l'opportunità, e tra la gara di Formula E che c'è stata, i kart che dovrebbero esserci e tutto il resto, mi tolgo le mie soddisfazioni anche sulle 4 ruote. Luca Cimarosto chiede: ambizioni future da pilota realmente conseguibili? Molto semplicemente il debutto in Superbike potrebbe essere già
una gran cosa, ovviamente senza dover portare migliaia e migliaia di euro. Oh, anche questa mi piace. Andrea Ramello chiede: secondo te tra quanti anni Twitch prenderà il posto di YouTube? Secondo me sono due cose ben distinte ed è una cosa buona che sia arrivato Twitch, perché Twitch è fondamentale per le live. Se tu vuoi fare una live è il posto dove devi spingere. Allo stesso modo, se tu vuoi creare contenuti con montaggio, una storia dietro, eccetera eccetera, deve essere fatto su YouTube. YouTube è il posto dove dovete essere se volete caricare dei video. Twitch è il posto dove dovete essere se la vostra idea è di fare solo live. Ste99, immagino che tu sia del 99 e mi stia facendo questa domanda proprio per questo. A che età sei andato a vivere da solo? Io sono riuscito a uscire di casa attorno ai 23 anni. Un po' tardino, ma c'erano diciamo un po' di cose che dovevano mettersi insieme, quindi da quel momento sono andato a vivere da solo e è stata una gran scelta. Angolo problemi de corazon, Manfredi.vita chiede: la prima che ti ha fatto innamorare? La prima che mi ha fatto innamorare me la ricordo molto bene, e la cosa divertente è che io punto sempre alle bionde occhi azzurri e questa ragazza invece è mora con gli occhi scuri, quindi perfetto. Però è sempre così, ragazzi, sempre così. E chiudiamo questa parte 2 con una domanda che potrebbe essere fatta a tutti noi e sono curioso che anche voi rispondiate qui sotto nei commenti. Edo Gallo chiede: cosa ti manca di più della normalità? Senza dire banalmente le gare, la moto, eccetera eccetera, perché lo sappiamo, ma il semplice poter uscire, andare con gli amici a mangiare una pizza e poi magari andare a un cinema e godersi un bel film circondato da gente che rompe le palle, ecco, la normalità appunto. Bene, questa seconda parte del Q&A è finito, speriamo veramente di uscire presto da tutto questo casino e speriamo di durare fino all'anno prossimo, sinceramente. In ogni caso, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.